Normalmente quando compaio in un video è perché c'è o una E nel nome, in questo caso c'è una E nel nome, ci sono degli elettroni oppure c'è semplicemente una presa di ricarica. Ma oggi non parliamo di questa singola auto, ma parliamo un po' del concetto generale di ibridi e plug-in. Infatti lo scopo del video di oggi non è descrivervi quest'auto o il funzionamento di quest'auto, ma proprio in generale il discorso di pro e contro delle ibride e plug-in. Beh, è appena passato Natale, a tavola tutti quanti mi hanno chiesto ma tu cosa ne pensi, cosa ne pensi, cosa non pensi? Beh, credo che sia arrivato il momento appunto di parlarvi di quello che effettivamente penso io sul mondo delle ibride plug-in, perché c'è un po' una discordia, c'è chi le ama e chi le odia, ma adesso insieme andremo a vedere appunto i pro e i contro. Partiamo dai pro. Ovviamente il pro più importante è proprio che è un'auto quasi elettrica, perché comunque il motore è sufficientemente grande, la batteria è sufficientemente grande da poter portare quest'auto comunque a velocità abbastanza sostenute per un tot di chilometri. In questo caso parliamo per esempio di quest'auto 50-60 km al massimo in città. Ed è proprio qui che un'auto ibrida plug-in fa del suo meglio. Perché? Faccio una piccola premessa che devo dire è molto importante. Un'auto a benzina o un'auto diesel, quella che è comunque un motore termico, esclusivamente a motore termico, beh, devo dire che alla fine sono uguali. Cioè, che io prendo una 500, una Mercedes, una BMW, grande, piccola, qualsiasi macchina con motore termico, alla fine sono uguali. Io prendo, faccio benzina, parto e basta. Queste auto con all'interno una batteria, che siano elettriche, full hybrid, ibride plug-in, le mild hybrid non le conto perché bene o male sono praticamente quasi motori termici normali, beh, hanno una filosofia dietro e infatti ogni auto deve rispecchiare appieno il suo proprietario. Vi faccio un esempio più banale. Se io sono un rappresentante, una persona che fa 100.000 km all'anno, per dirvi, ma c'è gente che ne fa comunque di queste cifre, beh, quest'auto non va per me, non è per me, perché chiaramente consuma tanto se per caso la batteria dovesse essere scarica, ma quella è una questione che vedremo dopo. Quindi, per esempio, l'auto ibrida plug-in va bene a chi magari vive leggermente fuori città, 5, 6, 10 km al massimo, lavora in città e quindi fa sempre la tratta casa-lavoro. Beh, allora è perfetta, soprattutto se avete una casa magari con impianto solare e soprattutto se magari nel posto di lavoro avete anche le colonnine, tanto meglio. Quindi un altro pro, secondo me, di quest'auto è proprio questo, che alla fine il risparmio economico c'è nel tempo, non è istantaneo, ma nel tempo c'è. Perché per esempio, se io mi faccio tutti i giorni tragitto casa-lavoro in elettrico, beh, io consumo zero di benzina, nulla. Quindi ho quel risparmio, perché chiaramente la benzina costa di più rispetto all'elettricità adesso. Adesso siamo a gennaio 2023 ed è specifico questo dato perché adesso l'elettricità alle colonnine costa sui 60 centesimi proprio base, altrimenti andiamo ad arrivare anche a 1 euro in alcune situazioni un po' più particolari, però principalmente la tariffa siamo sui 60 centesimi. La benzina è tra 1,85 euro e 1,90 euro, quindi molto costosa. Infatti il risparmio c'è perché con un litro di benzina riesci a fare praticamente gli stessi chilometri che faresti con la spesa di 1,50 euro di elettricità. Quindi il risparmio c'è, ovviamente ripeto, se avete una casa con impianto solare o lavoro con le colonnine è ancora meglio perché risparmiate tantissimo. Il risparmio però non è solo sul carburante, ma anche sulla manutenzione di quest'auto. Infatti un tagliando dell'auto ibrida comunque costa leggermente meno rispetto a un'auto normale, certo non come un'auto elettrica che è praticamente molto molto basso. Questo perché? Perché andando a utilizzare in modalità elettrica comunque il motore termico non si va a sforzare, quindi tutti gli ingranaggi meccanici del motore termico non funzionano e quindi diciamo tra virgolette si mette in pausa il motore termico. Stessa cosa anche per esempio per le pastiglie dei freni, quelle anche col motore termico io per esempio ora siamo in discesa, in questa maniera io eviterei di frenare e quindi l'auto frena da sola grazie al sistema di frenata rigenerativa. Un altro pro, però è anche un contro, ora vi spiego perché, di avere due motori, quindi un motore termico e un motore elettrico, è che in primis abbiamo nella maggior parte dei casi anche delle auto a 4 ruote motrici, quindi ovviamente non parliamo di un 4x4 come i Toyota di 30 anni fa, ma parliamo comunque di un'auto che ecco, sulla neve aumenta la trazione, quindi sicuramente è un plus. Un altro pro dell'auto ibrida
che in realtà è anche un contro, ma adesso vedremo il perché, è proprio il fatto di avere un pacco batterie grande, quindi in questo caso mediamente siamo sui 10-15 kW, faccio ovviamente una media, non di quest'auto precisa, ma soprattutto in alcune auto il motore elettrico si trova sull'asse posteriore, quindi posteriore o anteriore, dipende sempre dall'auto, però comunque si va a creare un'auto 4 ruote motrici. Basti pensare alla Jeep che è 4xe appunto, dove la trazione 4x4 è appunto data dal motore termico. Quindi non dobbiamo pensare a questo come i Toyota di 40 anni fa, ma dobbiamo pensare più a un grip control avanzato, quindi permette di magari tirarci fuori da situazioni un po' spiacevoli, come magari il ghiaccio e la neve che mi circonda. Inoltre abbiamo anche, come abbiamo detto, il baricentro basso, quindi batteria bella pesante, baricentro basso e soprattutto le prestazioni, perché essendo un motore comunque abbastanza interessante a livello di potenza, quindi non è un motorino, ci dà parecchi cavalli. Per esempio quest'auto ha 240 cavalli e 240 cavalli sono tanti, infatti ecco perché è la sigla GTE. Nel momento in cui registriamo questo video, quindi gennaio 2023, ci sono degli incentivi, ora bisogna vedere magari se più in là ci saranno degli altri incentivi, va da capire, però generalmente un'auto con delle basse emissioni ha anche degli incentivi. Infatti mi ricordo che prima si ottenevano quasi 6.000 euro con rottamazione, 3.000 euro senza, adesso chiaramente gli incentivi si stanno man mano abbassando perché stanno dando priorità alle auto 100% elettriche. Quindi questo perché viene fatto? Chiaramente per l'ambiente, per le emissioni. Infatti un'auto del genere ha delle emissioni basse, normalmente tra i 20, 30 e i 60 grammi al chilometro di CO2, che però, utilizzando l'auto in 100% elettrica, diventano a zero. Quindi all'interno di un'area C, all'interno di qualsiasi altra ZTL del centro storico, si può entrare, si può emettere zero, ma soprattutto, oltre all'inquinamento ambientale, è anche importante l'inquinamento acustico, perché magari nei centri storici è bello avere un po' di silenzio. Un pro di cui abbiamo parlato prima, quello della presenza del motore e della batteria bella pesante, ha anche il suo contro. Infatti, quest'auto non va utilizzata come una semplice auto termica, ma va caricata. Perché se non si utilizza la batteria, ci portiamo addosso tanti chili, centinaia di chili, un po' inutilmente. Quindi io viaggio da solo, ma magari è come se viaggiassi in 4. E chiaramente questa cosa qui sui consumi si fa sentire. Quindi il consiglio che normalmente si dà è appunto di caricare l'auto. Non sempre, è chiaro che se c'è un'urgenza, un qualsiasi cosa, si può partire senza problemi ed è il bello delle auto ibride. Però normalmente bisogna caricare l'auto in modo tale che sia il motore termico che il motore elettrico collaborano, quindi lavorano insieme per abbassare, non dico abbattere, ma per abbassare i consumi. È chiaro che però, oltre a questo contro, ce ne siano altri due, più piccoli, in realtà non è gravissimo. Il primo è il baule. Infatti il baule normalmente, ma poi dipende sempre dalle auto, è leggermente ridotto rispetto alla versione diciamo con solo motore termico. L'altra cosa che viene ridotto è anche il serbatoio. Infatti per esempio su un'auto che magari non so, 50 litri, nella sua versione ibrida plug-in diventa 40 più o meno. Vi faccio un esempio per capire il concetto. Però ecco, quei 10 litri vanno, diciamo, si sostituiscono con gli 11, 15, dipende poi dalla macchina, kilowatt della batteria. A livello economico abbiamo detto che queste auto ibride plug-in comunque hanno dei costi di manutenzione inferiori, ed è vero. Però è vero anche che il prezzo d'acquisto è superiore. Non c'è una regola precisa, però normalmente il prezzo si aggira sui 10-15.000 euro massimo in più rispetto alla gemella, però con motore termico. Chiaramente è un costo importante che magari col tempo si può eventualmente andare a recuperare. Come? Soprattutto se avete a casa o al lavoro l'energia gratuita. Infatti un altro contro è che ai prezzi di oggi l'energia è cara, siamo circa sui 60 centesimi e di conseguenza caricare quest'auto, normalmente le colonnine, comunque ci costano. Un pieno ci costa 8 euro, 7 euro, 9 euro, dipende poi sempre dalla batteria, ma ci permette di fare pochi chilometri, 60, 70, tra l'altro solo in città, perché in autostrada ci permette di fare molto meno chilometri. Quindi va un po', è un po' da capire. Come dicevo all'inizio, quest'auto, come le auto 100% elettriche, soprattutto in realtà quelle, devono essere cucite, tra virgolette, ad hoc per ogni persona.
Un contro è che quando andiamo a fare benzina utilizziamo magari sì guanti, un fazzolettino, o chi anche senza, vai, mettiamo benzina, via. Il problema è che quest'auto ha i cavi, che i cavi sotto la pioggia si bagnano, oppure magari piove, ci crea la pozzanghera o c'è la neve, fango. Non ci voglio pensare. Quindi il mio consiglio è magari, ecco, utilizzate le borse che vi danno in situazione dove inserire i cavi e soprattutto portatevi i guanti, magari o quelli di soggetto oppure per l'ambiente quelli magari riutilizzabili, perché secondo me con un'auto del genere o anche con le elettriche normali servono. Quindi, vista la battaglia, la grande diatriba del secolo, qual è meglio, auto termica o auto ibrida plug-in? Vi invito a scatenarvi nei commenti qui sotto, perché ovviamente ognuno di noi la pensa in maniera diversa, perché in base al proprio stile di vita. Io, per esempio, forse non riuscirei a prendermi un'auto ibrida plug-in, perché comunque la macchina la uso poche volte, ma la uso per fare tanti chilometri. Mentre un'altra persona la può utilizzare perché usa solo casa lavoro 10 km al giorno e allora è perfetta. Quindi scatenatevi nei commenti, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e vi ricordo, se volete vederci su tutte le piattaforme social, vi ricordo di cercare wedrive.tv.